Scala Z, scartamento 1-220. Uno scartamento probabilmente inutile? Lo scopriremo tra poco. Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti su Ferrovie e Miniature. Benvenuti ragazzi, oggi non sapevo che cosa fare durante queste vacanze di Pasqua e ho pensato benissimo di portarvi un contenuto del genere, cioè parlare della scala Z. Una scala veramente poco utilizzata nel nostro mondo, sia in Europa che nel resto del mondo, è veramente poco utilizzata. Basta pensare ragazzi che forse ci saranno 100 o 200 persone al massimo in tutta Europa che posseggono modellini in scala Z o che meglio realizzano plastici in scala Z. Adesso vi farò vedere alcune cosine sulla scala Z che mi ritrovo in mio possesso. Purtroppo non ho binari in scala Z per farvi vedere la circolazione di alcuni treni, ma sicuramente nel futuro faremo qualcosina perché forse realizzerò una miniera in scala H0 e utilizzeremo la scala Z per fare la miniera, ma di questo ne parleremo in un altro video. Quello che voglio farvi vedere oggi è appunto la differenza tra una locomotiva in scala H0 o comunque una locomotiva in scala N o comunque un vagone scala N e la scala Z. Totalmente un mondo lontano dal modellismo secondo il mio punto di vista, anche perché la scala Z, più che considerarla modellistica, io la considererei virtuosismo, quindi è veramente qualcosa di eccessivo, siamo a livelli veramente microscopici. Però sapete, per i più fanatici, per i più virtuosi, come dicevo prima, può essere sempre un ideale per realizzare piccoli plastici addirittura dentro le valigette o in posti veramente impensabili e piccoli nei vostri angoli della casa. Questo per esempio è una confezione della Marklin scala Z contenente 4 vagoni merci, tra cui carro postale, silos e bla bla bla, dove praticamente possiamo vederla. Adesso la andiamo a togliere dalla scatola, togliamo anche la busta davanti e cercherò di farvi vedere da vicino la fattezza di questo prodotto. Guardate che bello, è veramente carino da vedere agli occhi, però ragazzi vi posso garantire che una volta appoggiati sul plastico tutto il suo fascino va secondo me a perdersi. Questa è una mia ovviamente opinione personale che non vuole essere ovviamente una cosa che sia presa proprio alla lettera, nel senso che è così. No, non è così. Per quanto mi riguarda, io già con la scala N faccio molta fatica, ma figuratevi con la scala Z. Però ragazzi, si può dire che comunque i modellini della scala Z della Marklin sono stati fatti sempre in maniera molto eccellente, non posso dire diversamente. Tra poco ve li metterò a rapporto con le altre scale, ma prima di metterli a rapporto faccio vedere altri oggetti della scala Z che posseggo in questo momento. Un semaforo ragazzi, scala Z, guardatelo, ve lo tiro fuori dalla confezione per farvelo vedere, in modo che lo possiamo mettere in relazione. Magari avrei potuto prendere un semaforo scala H0 per farvelo vedere, ma adesso non ho voglia di andare a prenderlo perché ce l'ho lontano e quindi mi limito a farvelo vedere da vicino in relazione alla mia mano. Questa è la mia mano, guardate, quindi guardate la mia mano, guardate il semaforino quanto è piccolo. Spero che la telecamera riesca a mettere a fuoco, non lo so, forse sì, forse in questo momento sta mettendo a fuoco. Ecco, guardate e fatevi l'idea di quanto è grande un semaforo scala Z. Cioè, io devo praticamente togliermi gli occhiali per vederlo perché praticamente faccio fatica a vederlo. Quindi è veramente microscopico, ma per carità è qualcosa di virtuoso. Ho una scatola che contiene dei ponti dritti, ponte curvo, guardate se riuscite a vederlo, della Marklin scala Z, e ho anche un'altra scatolina in scala Z che tra poco metteremo in confronto ad un ponte che ho qua su un diorama che tra poco vi farò vedere, e andremo a fare il confronto e vedrete che il vostro occhio praticamente non riuscirà più a individuare questo ponte in scala Z. Intanto ragazzi, mettetemi nei commenti che cosa ne pensate, magari quelli che tra di voi posseggono questa scala o che magari non la posseggono ma vogliono dire la loro per quanto riguarda appunto, secondo voi, quanto può essere considerato comunque una scala utilizzabile nel nostro mondo. Secondo me, io direi, da una scala da 1 a 100, io direi un 4, veramente un 4% di possibilità che possa essere una scelta valida. Secondo me assolutamente no, però raga, ripeto, ci sono gli amanti di questo genere e ce ne sono pochi, ma ci sono, e quindi ben vengano.
Dopo vediamo questo ponte in relazione all'altro ponte in scala H0 su un diorama che sto costruendo, e ora vi faccio vedere una locomotiva che ho qui in scala Z. Vedete? Questa è una locomotiva scala Z, non so se si riesce a vedere, ma tra poco vi farò vedere meglio. Ok raga, mi metto così, dovrebbe farsi vedere, ma tra poco vi zoomerò tutti i dettagli dei prodotti che vi metterò vicino. Ok? Questa è una locomotiva scala Z di un cliente che me l'aveva lasciata per ripararla e non è mai venuto più a riprendersela. Vabbè, se qualora fosse in visione in questo momento, ricordati che devi venirti a prendere questa, che sono anni che me l'hai lasciata. Vabbè, detto questo raga, questa funziona perfettamente, non ho binari per farvela provare, altrimenti vi avrei fatto sentire il rumore che fa la scala Z, ed è a livelli di uovo Kinder, cioè quelle, avete presente le macchinine, quelle ricaricabili a molla che tu giri il pomello e poi fa zzz, ecco, questa fa lo stesso rumore. Eccoci qua ragazzi, questo come potete vedere è un carro in scala H0, ok? Cercherò ora di affiancare un carro scala N, vediamo se riusciamo. Eccolo qua, questo è scala N, viene dal mio Star 7 che mi avete regalato voi qualche anno fa, vi ricordate? Non è uguale, quindi non è un carro aperto, però è più o meno simile, ma vi faccio capire la grandezza, ok? Guardate, la grandezza in relazione, o comunque la differenza, il rapporto di scala tra l'H0 e la scala N. Ma ora andiamo a mettere un carro merci di quelli visti prima, ve ne metto due almeno per vedere qualcosa di buono. Questo è scala Z. Ragazzi, guardate, questa è la scala Z, ok? E questo è lo stesso carro della scala H0, vedete? Sono gli stessi due carri, quindi adesso io vado a togliere questi due per farvi capire e metto in paragone questi due. Guardate, questo ci può stare dentro, ok? Sembrerebbe in scala H0 questo potrebbe essere tipo, che ne so, un trenino di quelli da utilizzare nei parchi giochi, avete presente? Tipo al Luna Park, quelli da mettere dove trasportano persone per girare nel parco, ecco. Questo potrebbe essere visto così, oppure potrebbe diventare un carro, diciamo, trasporto minerali che da estrazione di miniere e quindi usarlo in una miniera, ed è quella che è l'idea che vi dicevo prima, dove vorrei fare un diorama che rappresenta una miniera usando appunto dei carri, dei binari scala Z, e questi carri ovviamente andranno a, diciamo, dare la possibilità di fare una miniera in scala H0, quindi vista in questo modo. Guardate che differenza. Ora ve lo faccio vedere anche con delle locomotive. Ok, questa è una locomotiva elettrica a scala H0, anche questa viene fuori dallo Star Set della Pico, ok? Questa è una locomotiva elettrica scala N, e già qui abbiamo un bel rapportone, ok? Una bella differenza. Ma adesso andiamo a prendere, queste le spostiamo un attimo di qua per farci stare quella in scala N nella schermata, anzi scusate, in scala Z, che è quella che vi ho fatto vedere prima, il diesellone, anzi il diesellino è caduto, scusate, eccola qua, questa è la scala Z, guardate che rapporto ragazzi, ma anche in paragone alla scala N c'è proprio una diversità enorme ragazzi, enorme. Guardiamoli da una prospettiva frontale, vediamo che cosa si riesce a vedere, vediamo, allora mettiamoli tutti e tre col musino davanti e vediamo che cosa si vede. Ok. Ovviamente sono belli, per carità, a me piace tutto, però vedete il rapporto proprio di differenza, e come potete vedere ragazzi veramente c'è un'immensità di differenza tra una locomotiva e l'altra, guardate, è qualcosa di assurdo, guardate che roba. Quindi mettete nei commenti che cosa ne pensate di questa differenza, che secondo me, andando a vedere poi nei dettagli su un plastico, perché magari così non rende, sicuramente vi farà schiarire un po' le idee. Ragazzi, adesso come ho detto prima, questo è un diorama che io sto ristrutturando, l'avevo fatto tempo fa, poi l'ho interrotto, ma adesso magari mi ci metto un attimino e magari lo porto a termine. Questo è un ponte che io stavo ristrutturando, che ho recuperato da un vecchio plastico, e questo viene da un lavoro che ho fatto con materiali di riciclo, di recupero, quindi tutto riciclato. Ma ora vi faccio vedere, questo è il ponte in scala H0, ok? Che tra l'altro è un ponte in scala H0 rivisto, cioè commerciale, è un ponte della Vollmer ed è praticamente riadattato come sempre alle scale commerciali, perché se dovessimo farlo in scala H0 realmente mantenendo le proporzioni, ci accorgeremo che forse
sicuramente sarebbe stata ancora un po' più grande di quello che state vedendo, ma comunque già così ora vi farò vedere la differenza, come ho detto prima, da questo ponte scala Z della Marklin, che è molto bello per carità, e questo. Tra l'altro questo ponte è distrutto, guardate, è caduto la parte alta, ma io lo sto ristrutturando, quindi al momento poco ci importa. Il nostro intento è quello di farvi vedere la differenza. Guardate ragazzi, lo tiro fuori qui e guardate la differenza. Cioè, questo è il ponte, non so se rende così raga, forse lo metto sopra. Ok, questo è il ponte in scala Z e questo è il ponte in scala H0. Vediamo se mettendoli in sequenza si nota la differenza. Sì, si nota la differenza, vediamo. Sì, la differenza c'è, guardate, sostanziale, cioè incredibile. È veramente microscopico secondo me, però per carità è bellino, perché questo ponte comunque guardarlo così è molto carino, cioè nel senso, provatelo a immaginare su un plastico in scala Z, sicuramente non darà il fascino che può darci qualcosa, quello che facciamo in scala H0, però sicuramente ha il suo perché. Appoggiamo anche quest'altra locomotiva di riciclo che avevo conservato da qualche parte, molto bella, analogica, che poi un giorno la rimetterò in moto, la devo rianimare perché è morta, è deceduta, e quindi dobbiamo ridargli l'anima per farla partire. Lo faremo magari in un video più avanti. Raga, per adesso è tutto, io mi fermo qui perché è un video un po' extra particolare, ci tenevo a farlo giusto per farvi vedere qualcosa. Nei prossimi video andremo avanti con la lavorazione del plastico di Daniel. Vi dico subito che nel prossimo video di Daniel andremo a completare il modulo ABC mettendo tutta la parte di erba eccetera eccetera. Lo sospenderemo un attimo perché faremo la parte elettrica, ma passeremo poi al modulo in fondo, quello dopo la stazione, quindi un modulo che non avete mai visto. Quindi partiamo da zero, ma questa volta smonterò il modulo dal plastico perché il modulo è abbastanza piccolo, lo porterò qua per lavorarlo qui che mi trovo anche meglio, e sicuramente i video verranno più dettagliati, quindi faremo l'inizio di quel nuovo modulo perché ho anche in mente delle varianti su quel modulo a differenza di quanto ho pensato prima, in modo da cambiare un po' le cose. Per adesso è tutto raga, buona Pasqua a tutti, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e a presto, ciao!